È una di quelle rare giornate in cui fuori piove e allora riprendiamo un argomento che credo interessi particolarmente tanti di voi. Ne approfitto per tornare su un argomento toccato circa un annetto fa, ma non vi spoilerò nulla, sigla e poi vediamo tutto insieme. Will I ever learn to love again? Ragazzi, buongiorno, bentornati o benvenuti sul canale. Oggi, approfittando della giornata uggiosa, fuori piove, vorrei tornare su un argomento che abbiamo trattato un annetto fa circa, ovvero quello della pianificazione. Vi ho portato sul canale una playlist con più puntate riguardanti Basecamp. Alcuni sono riusciti a seguirmi in questo percorso, altri invece sono persi un po' per strada. Allora, visto che vorrei non lasciare indietro nessuno e considerato che nel 2023 non si può girare a caso, perlomeno per come la vedo io, e i file GPX sono da creare in maniera molto semplice, molto intuitiva, vorrei vedere con voi un altro programma. Quindi lasciamo da parte Basecamp e prendiamo in considerazione un altro programma gratuito, è un sito dove ci si può sia registrare che no. Il programma di cui vi voglio parlare oggi si chiama Mappite, è un programma molto semplice, intuitivo, non è necessaria la registrazione sul loro sito, non dovete scaricare nulla sul vostro PC, ha molte funzioni, ha molte opzioni di percorso, è un ottimo programma se consideriamo anche la gratuità. Poi, una volta creato il percorso in Mappite, vi farò vedere come trasformarlo, portarlo su Basecamp e continuare a lavorare da lì. Ma adesso andiamo al computer e vediamo come ci si approccia a questo programma. Una volta che voi andrete sul vostro PC sarà sufficiente scrivere mappite.org sul vostro motore di ricerca e verrete rimandati in questa pagina, che è la pagina iniziale del sito. È un sito, come vi dicevo, assolutamente gratuito se non vi registrate. Se invece vi registrate dovete fare una piccola donazione che vi permetterà comunque di usufruire di alcuni servizi, come ad esempio avere un vostro cloud e salvare all'interno del sito stesso, del vostro account, i diversi percorsi che andrete a pianificare. Diversamente, i diversi percorsi che andrete a pianificare dovreste salvarli su un hard disk esterno o banalmente su una cartella o più semplicemente su un file Word, perché come vi farò vedere potrete salvare anche dei semplici link dove sarà sufficiente cliccare e vedere il percorso che voi avete creato. Andiamo a vedere per grado quello che c'è all'interno di questo sito. Innanzitutto chiudiamo questa pagina qui che non ci interessa. Qui in basso cosa abbiamo? Qui in basso abbiamo il percorso. Una volta che lo disegneremo, qui vedremo i diversi dettagli del percorso. Qui vediamo le impostazioni del percorso. Vogliamo farlo in auto, in moto, in bici, a piedi, semplici waypoint, più veloce, più corto, se vogliamo escludere i traghetti, strade veloci, pedaggi, chilometri, miglia, oppure qui clicchi ovunque o clicchi solo su strada, a seconda di come voi scegliete. Ho scelto clic ovunque in maniera che poi lo aggiusto io. E qui le diverse visualizzazioni della mappa satellite, Mapbox Street, Max Stamen, cioè ci sono diverse opzioni. Io ho lasciato quella che esce di default, che è Mapbox Outdoor. Qui ci sarà il tasto per condividere, quello per salvare e quello per il cloud. Qui in alto invece vediamo una lente con altre opzioni. La lente è dove noi digiteremo il posto che ci interessa e qui sotto ci sono tante icone che sono assolutamente utili. Adesso andiamo a vederle. Ad esempio scegliamo Passo Sella, invio, vedete che vi dà diverse opzioni. Io scelgo il primo ed è esattamente quello che mi interessa. Adesso torniamo su queste icone qui. Questo è quello che mi dice se ci sono dei passi di montagna nei paraggi. Per attivare questa funzione dei passi di montagna è sufficiente cliccare il tasto sinistro sull'icona. Per disattivarlo, tasto destro, e vedete che le icone dei passi sono scomparsi. Così mi dice che lo zoom è troppo grande per vedere i passi di montagna, quindi io zoom un po' di più, zoomiamo qui, tasto sinistro. Mi fa vedere tutti i passi di montagna che ci sono qui intorno. Alcuni, ovviamente, visto la zona dove siamo, cliccandoci mi esplodono questo puntino. Di contro, cliccando con il tasto destro del mouse sull'icona della montagna, spariscono i passi, le informazioni sui passi. Quindi rimettiamo le informazioni sui passi. Quest'altra icona qui in basso mi dice i punti panoramici, nel caso io fossi interessato a vedere i punti panoramici qui intorno. Adesso ci ho cliccato, si stanno caricando. Diamogli tempo, ci sono 50 punti, ok. Qui sono tutti i punti, questi neri sono tutti i punti panoramici intorno al percorso cui sto cercando io. Mi interessa pure sapere magari le pompe di benzina.
Allora clicco qui e mi escono fuori le pompe di benzina che ci sono nei paraggi. Questa W mi rimanda a Wikipedia, poi ci sono altri punti che io potrei aggiungere, posso aggiungere dei campeggi, devo zoomare all'interno per vedere i campeggi, quindi io clicco e mi compaiono anche le icone dei campeggi. Posso vedere anche dove sono delle aree picnic, ce ne sono oltre 50, quindi vedete le panchine verdi si animano. Posso vedere anche dove dormire, posso vedere i punti dove c'è dell'acqua, i bar, insomma ci sono diverse opzioni. Adesso rimuoviamo un po' tutte queste icone, tranne quelle dei passi, altrimenti iniziamo ad impazzire. Ci sono anche i supermercati, insomma c'è tutto e di più, veramente un sito fatto veramente bene per quello che è il costo, ovvero è gratis. Ma torniamo a noi, abbiamo detto passo sella. A questo punto che facciamo? Togliamo anche le icone dei passi così evitiamo di starci magari a confondere. Allora, io da passo sella voglio andare sul passo di Pordoi. Scrivo qui Pordoi. Adesso per unire questi due passi sarà sufficiente cliccare sul primo passo con il tasto destro, mi metterà il numero 1, clicco sull'altro passo sempre col tasto destro 2 e mi collega tramite il percorso. Se io andrò qui in basso sulla sinistra cliccando su quest'icona mi mette quello che è il percorso, è di 12,10 km, ci vogliono circa 13 minuti e 48. Mettiamo il caso che io dopo il passo di Pordoi voglio andare a Corvara. Vado a Corvara posso sia scrivere qui Corvara e me lo trovo, mi mette diverse opzioni, sceglierò questa sarà quella corretta, oppure banalmente posso zoomare e scegliermi direttamente Corvara. Vedete che mi mette il numero 3. Mettiamo il caso che io qui ad Arabba sia interessato a un parcheggio, oppure all'area camper, oppure banalmente a una fontanella dell'acqua. Clicco sulla fontanella dell'acqua e ovviamente l'applicazione mi mette in ordine temporale in cui l'ho inserito e quindi dal 3 mi fa tornare al 4. Per cambiare la posizione a questi due punti ho due alternative. O vado, allora innanzitutto qui posso scegliere di cambiare il nome del punto che mi ha dato, sono qui in basso a sinistra e lascio passo sella. Qui cambio e lascio passo Pordoi. Il 3 abbiamo detto è Corvara, ce lo scrivo, ed il 4 abbiamo adesso essere la fontana dell'acqua, fontana H2O. Boom. Adesso io però voglio prima dal punto 2 andare alla fontanella per poi andare a Corvara. Allora le alternative come sono? Le alternative sono due, o clicco su questa freccia rossa, e vedete come mi ha cambiato il punto, il 4 me l'ha fatto diventare 3, il 3 me l'ha fatto diventare 4. Oppure, vi faccio un altro esempio ancora, mettiamo il caso che io tra Passo Sella e Passo Pordoi voglio fare una deviazione e arrivare a Canazei, perché a Canazei magari c'è la pompa di benzina, vediamo un po'. C'è la pompa di benzina e io voglio arrivare alla pompa di benzina. Ovviamente adesso, come vi dicevo, me l'ha messo come punto numero 5. Adesso facciamo così, cancelliamo il 5. Vi faccio vedere come si aggiunge la pompa di benzina senza stare a impazzire. Io devo inserire la pompa di benzina tra il punto 1 e il punto 2. Quindi io qui devo inserire la pompa di benzina tra l'1 e il 2. Quindi io clicco sul più, poi vado sulla pompa di benzina, tasto destro, vedete? Quello che era il passo Pordoi, che era il 2, mi è diventato 3, la pompa di benzina mi è diventata 2, l'acqua è arrivata a 4, Corvara è arrivata a 5. E quindi per inserire l'agip dell'ENI tra il passo Sella e il passo Pordoi ho usato questo metodo qui. Un altro modo per aggiungere i punti intermedi tra un punto e l'altro, ad esempio tra il 4 e il 5, mettiamo il caso che io fossi appassionato di golf, qui vedo che c'è un golf club. Un'altra alternativa sarebbe cliccare, tenere premuto col tasto destro del mouse il percorso, aggiunge un punto, come vedete già lo mette come 5, non come 6. Questo punto, il punto io me lo trascino all'interno del golf club e mi dice l'ingresso per il golf e la strada per arrivare al golf. Per eliminare i punti abbiamo due alternative, abbiamo detto, o tasto destro e lo facciamo sparire, oppure
oppure banalmente tengo premuto sul punto che mi interessa, lo trascino verso l'alto, trascina qui per rimuoverlo, tiro lì ed è sparito. Una volta che noi facciamo il nostro percorso, mettiamo il caso, allora abbiamo detto Corvara, allora qui intanto abbiamo fatto 44 km e 54, impiegheremo 44 minuti e 23 e siamo arrivati a Corvara. Quindi come vedete è molto semplice disegnarsi un percorso GPX. Tramite queste freccette qui io posso invertirmi il percorso, vedete i numeri? Se faccio così quello che era l'ultimo punto è diventato il primo, se riclicco mi torna come era prima. Quest'altra icona di fianco invece non fa altro che, come c'è scritto, percorso ad anello. Sono arrivato a Corvara, voglio tornare nel punto di partenza, clicco qui e la piattaforma, diciamo così, il sito di default mi sceglie lui una strada. Clicco sulla stessa icona e torna tutto come prima. A questo punto io voglio salvarmi il mio percorso, quindi vado qui in basso, share, condividi, do un nome al percorso, che ne so, mettiamo Tour Dolomiti. Ok, qui ho un link breve, se io copio questo link breve e lo vado a mettere sul motore di ricerca, facciamo così, link breve, motore di ricerca, come vedete mi ha ricreato lo stesso percorso con gli stessi nomi, è esattamente quello che ho fatto io, ma torniamo sulla nostra pagina. Io che cosa faccio? Clicco su condividi, a me interessano track, la traccia, i waypoint, la route posso fare anche a meno e a questo punto clicco su esporta. Mi sta esportando il file Tour Dolomiti, io questo file qui me lo salvo, me lo trascino, me lo porto sul mio desktop e adesso vi faccio vedere come si porta all'interno del Basecamp. A questo punto io mi sono aperto Basecamp, ho collegato il navigatore, mi sono creato la cartella prova Mappite, qui vedete altri giri che ho fatto perché prima di parlarvi di Mappite comunque ho voluto provarlo, l'ho provato nel giro del file, l'ho fatto un giro inoltre poi. Che cosa farò? File, importa in prova Mappite, la cartella che mi sono creato. Che cosa importo? Importo il file Tour Dolomiti GPX, importa. Ok, come vedete mi ha importato il percorso, mi ha importato anche i waypoint che gli avevo indicato con i rispettivi nomi che trovate anche qui, Passo Pordoi, eccolo qua, Sella, perfetto, ovviamente vedrò anche le coordinate, poi se voglio mettergli ad esempio che ne so, questa della Fontana, Fontana H2O, se voglio fargli una roba un po' più da maniaco della precisione, vado qui tra le varie icone e c'è sicuramente l'icona della fontana. Adesso la troviamo, ce la mettiamo, eccola qui, gli metto l'icona della fontana. Boh, questo per essere un po' più preciso. Comunque, tornando a noi, vado sul Tour Dolomiti, ci faccio 2 clic, siccome sul navigatore il rosso si vede sicuramente meglio che il grigio, io vado a mettergli il colore della traccia rossa. Il senso è quello che gli avevo dato io, perfetto. Chiudo, a questo punto non farò altro che evidenziarmi il Tour Dolomiti, tasto destro, invia il dispositivo, invierò tracce e waypoint, invia. Trasferimento completo, ok. Oltre ad importare ovviamente il file del percorso, dovrete importare anche i punti che avete inserito. Quindi a questo punto evidenzierò Passo Sella e Passo Pordoi, farò sempre tasto destro, invia il dispositivo, invia, chiudi, poi inserirò la Fontana, Leni e Corvara, invia il dispositivo, invia, chiudi. A questo punto andrò sul navigatore e troverò tutto quello che ci ho messo e adesso ve lo dimostro. Una volta che andremo sul navigatore la situazione è questa. Andremo in applicazioni, tracce, troveremo il nostro tour importato, Tour Dolomiti. Come vedete è già rossa perché rosso è il colore che gli abbiamo dato prima su Basecamp. Cliccherò sulla chiave inglese in alto a sinistra e farò Converti in viaggio. Mi dirà vuoi farlo dall'inizio alla fine o dalla fine all'inizio, perché anche il navigatore potrebbe invertirlo. Io faccio sempre inizio fine perché li importo già nella maniera corretta. Il nome gli lascio quello e faccio fatto. A questo punto lasciamo lavorare il Garmin e poi troveremo la nostra traccia correttamente caricata. Ok. A questo punto clicchiamo su ok, torniamo indietro, andiamo in pianifica percorsi ed ecco qui il nostro Tour Dolomiti.
A questo punto controlliamo la mappa, che sia quella corretta. La mappa è quella corretta, inizio e fine. Per importare i diversi punti waypoint che abbiamo impostato sul nostro programma, bisognerà andare su dove si va, posizioni salvate, importa e mi dirà esattamente quelle che ho messo, ovvero Agipeni, Corvara in Badia, Fontana, Passo Pordoi e Passo Sella. Seleziono tutto, importa, li ha importati. A questo punto, quando andrò sulla mia cartina, sulla mia mappa, quindi applicazioni, pianificazione percorsi, Tour Dolomiti, mappa, andando sulla mappa vedete che ci sono questi cuoricini che indicano quelli che sono i nostri punti che avevamo inserito. Quindi a quel punto abbiamo tutte le informazioni di cui abbiamo bisogno. Non basterà fare altro che premere una volta che saremo sul punto di partenza o anche per arrivare, vai. Ovviamente qui non siamo a Passosella, quindi il navigatore mi calcolerà da casa fino a Passosella e poi da lì partirà il tour. Nulla vieta che io posso pianificare anche da casa mia a Passosella senza nessun tipo di problemi e il navigatore seguirà il percorso dall'inizio alla fine, altrimenti mi farà lui il percorso in base alle impostazioni che ho dato io al navigatore e una volta arrivati qui mi farà fare esattamente il tour che gli ho impostato io, vedete, con le posizioni salvate e tutto ciò che abbiamo impostato in programmazione. A questo punto sarà sufficiente cliccare sul pulsante vai e lui parte e va. Ragazzi, spero che questo piccolo breve tutorial vi possa essere utile nella vostra pianificazione, perché a prescindere da quello che utilizzate, se il navigatore o lo smartphone, questo tipo di programma funziona benissimo sia su uno che sull'altro. Per chi utilizzerà il cellulare o il tablet sarà sufficiente cliccare sul link breve che vi esce fuori da Mappite. Per chi invece vuole utilizzare il navigatore dovrà fare quegli ulteriori passaggi per importarlo sul Basecamp e da Basecamp portarlo sul navigatore. Credo che pianificare un viaggio abbia i suoi gusti, abbia il suo perché, vi dà qualcosa in più secondo me. Altri possono pensarla diversamente, l'importante è non andare a caso, ecco, perché secondo me ogni singolo viaggio, ogni singolo uscita, ogni singolo tour vale la pena di essere studiato, perché il viaggio quando lo si studia lo si vive 3 volte, quando lo si pianifica, quando lo si vive e quando lo si ricorda. E inoltre non avrete più bisogno di chi vi porta in giro, di un file GPX chiesto a chissà chi o trovato in rete. Avrete voi il vostro file GPX, avrete creato voi quel percorso e sarà farina del vostro sacco. Vi ringrazio se siete arrivati fin qui, se non l'avete ancora fatto il limite è sempre lo stesso, iscrivetevi al canale, è gratis, a voi non costa nulla e per noi è tanta benzina. Ciao, al prossimo video!